Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo questo frame ideale per droni FPV Racing. Si tratta del Farin Frame Torretta 5, se volete acquistarlo trovate il link in descrizione. Nel sito Farin Frame, oltre a vari modelli di frame per racing, freestyle e long range, trovate anche altre componenti per completare la build, come videocamere, motori, eliche, eccetera. Il frame arriva con la componentistica separata in questi tre sacchetti, vediamo subito le parti che compongono il Torretta. Nella bustina più piccola troviamo la viteria per assemblare il frame e degli O-ring per il soft mount. Abbiamo 4 viti da 18 mm, 4 viti da 14 mm e 8 viti da 10 mm. Tutte le viti sono in titanio, questo garantisce maggior resistenza e minor peso rispetto alle classiche viti in acciaio. Gli anelli in gomma li usiamo come soft mount, possiamo metterne fino a 3 sulla base per poggiare degli ESC 4 in 1. Vediamo ora le parti in fibra di carbonio. Abbiamo 4 braccetti, la piastra inferiore, la piastra centrale e la top plate. I braccetti sono da 4 mm. La piastra inferiore e quella centrale sono da 2,5 mm, mentre il top plate è da 2 mm. Tutto il carbonio che compone questo frame è ondulato, questo è dato da come vengono posizionate le fibre dentro le lastre, in questo modo si ottiene una maggiore robustezza del frame. Durante la fase di taglio poi tutti i pezzi sono posizionati in modo da avere la maggiore resistenza possibile. Nell'ultimo sacchetto abbiamo le parti in TPU e gli standoff che completano il frame. Nella parte anteriore abbiamo la mini canopy, questa serve per sistemare la videocamera FPV. La dimensione è studiata per ospitare microcamere da 19 mm. Il tilt che possiamo usare per la cam FPV è compreso tra i 30 e i 55 gradi circa. Questi tilt sono piuttosto comuni in ambito racing. Con questa soluzione la videocamera risulta essere molto protetta dagli urti, infatti abbiamo solo la lente leggermente esposta. Nella parte posteriore abbiamo il mount per l'antenna dove possiamo alloggiare le classiche SMA o RPSMA. Nei lati abbiamo questi fori per inserire delle cannucce per le antenne della ricevente. Se utilizzate le Foxeer Lollipop, sempre nel sito Farin's Frame trovate il mount in TPU per questo tipo di antenne. Inoltre abbiamo tutta una serie di accessori come il mount per la videocamera HD, parabraccetti e paramotori. Possiamo scegliere svariati colori per personalizzare le nostre stampe. Ora assembliamo il Torretta, iniziamo sistemando 4 viti da 10 mm nei fori esterni della piastra inferiore. Dopo sistemiamo i braccetti in modo che le basi vengano a contatto tra loro. Infine appoggiamo la piastra centrale, ruotiamo e stringiamo le viti. Ora prendiamo le 4 viti da 14 mm e le inseriamo nel terzo foro partendo dall'interno. Quindi fissiamo in questo modo gli standoff con le parti in TPU. Per concludere fissiamo la piastra superiore con le ultime 4 viti da 10 mm. Perfetto, il Torretta è pronto. Come avete visto, assemblare questo frame è molto semplice e veloce. Questo anche perché siamo aiutati dai dadi a pressione che sono fissati nella piastra centrale. Una volta assemblato il frame rimane molto rigido, grazie anche al carbonio di ottima qualità. Gli standoff sono alti 28 mm, quindi possiamo sistemare in comodità fino a 3 schede una sopra l'altra, ESC 4 in 1, Flight Controller e VTX. Come vedete questo frame è un TrueX, la diagonale è di 200 mm e le eliche che possiamo montare sono quelle da 5 pollici.
Il torretta permette di usare sia schede da 30x30 che 20x20, in modo da creare build estremamente leggere. Il peso di questo frame è di 71 grammi. Essendo un frame dalle dimensioni estremamente contenute, la scelta della componentistica non può essere casuale. Assemblare questo frame richiede sia una buona conoscenza delle parti da utilizzare, sia una buona abilità a lavorare in spazi tanto ristretti. Degli ESC 4 in 1 con un flight controller IO sono praticamente obbligatori, così come una microcamera da 19x19 mm. La stessa ricevente deve essere più piccola possibile. A seconda del vostro sistema vi consiglio una Crossfire Nano, un R9 Mini o una RXSR se siete sulla 2.4 GHz. Devo ammettere che quando ho visto per la prima volta le foto di questo frame sono rimasto perplesso dalle parti in TPU, non tanto dal mount per l'antenna quanto dall'alloggio per la videocamera. La soluzione per la camera FPV invece risulta essere molto azzeccata, in primo luogo perché permette di ridurre in modo considerevole la struttura in carbonio, in secondo perché la stessa camera FPV rimane molto protetta dagli urti. In conclusione possiamo dire che questo frame è indicato per chi fa racing ad alti livelli. Infatti con questo Firing Frame potete partecipare alle più importanti competizioni internazionali, sapendo di poter lottare tranquillamente per il podio, sempre se avete le skill per farlo. Il frame in sé non ha particolari difetti, si tratta comunque di un prodotto rivolto ad uno specifico target di utenti. Se volete fare freestyle o comunque siete dei piloti alle prime armi, questo frame non fa per voi. Se siete invece dei racer e state cercando un valido prodotto per affrontare al meglio le gare FPV, il torretta è un frame da prendere seriamente in considerazione. Questa era la mia recensione del Firing Frame Torretta 5, grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace, se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.